tutti e bentornati su Cuspide Lab, io sono Vito. In questo video vedremo come ho colorato tutte le parti che compongono il booklook, quindi passeremo dai mattoncini che abbiamo visto l'altra volta a questo. Ora, ho applicato delle tecniche che più o meno ho appreso guardando un po' di video in giro su internet e immaginandomi un po' come avrei potuto realizzare io certe cose. Quindi tutto piuttosto sperimentale, non sono sicuro neanche che sia il metodo migliore con cui si possa fare questa cosa, però l'effetto sinceramente a me piace. Come l'ho realizzato? Sono partito applicando uno sfondo, un colore di fondo molto scuro e poi con dei colori, dei grigi più chiari, dei grigi un pochettino più freddi, azzurrini, sono venuto schiarendo tutti i mattoncini. È stato un lavoro non particolarmente complesso ma lungo, perché bisogna sempre aspettare che ogni strato si asciughi. Stessa cosa per quanto riguarda le parti in legno. Quelle realizzate proprio in legno sono state colorate con l'anilina, quindi è un pigmento a base alcolica che impregna il legno e lo colora. Mentre le parti per esempio stampate come la porta sono state prima colorate di un marrone molto scuro e poi schiarite con la stessa tecnica con cui ho schiarito dei mattoncini. Ma penso che un video sia molto meglio di 1000 parole, vi lascio il video e ci vediamo più tardi.
Bene, siamo arrivati alla fine di questo video. Oltre alla colorazione abbiamo visto anche come ho utilizzato questa strip LED per ricreare le luci all'interno delle abitazioni. Ho usato del materiale per diffondere la luce, per creare fondamentalmente un effetto di luce un pochettino più tenue che traspare attraverso le finestre e personalmente mi sta piacendo. Sono contento che queste guide stiano ricevendo parecchi like e molti apprezzamenti su internet. Vi ringrazio comunque anche per la pazienza, perché mi seguite costantemente. Vi ricordo di, se non l'avete fatto comunque, di seguire il canale e di lasciare un like al video. Ciao, alla prossima!